Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Bentornati nella mia cucina, una buona giornata a tutti. Oggi cucinerò gli ossobuchi. Voi li avete mai provati? Sono buoni, facili da cucinare e da preparare, si abbinano con tutto. Occorrente, come potete vedere, una cipolla, carota del sedano, un bicchiere di vino, della polpa di pomodoro. Adesso vado a infarinare gli ossobuchi in padella per farli diventare croccanti. Per prima cosa andiamo a fare dei taglietti laterali nell'ossobuco per evitare che si gonfi. Passiamo nella farina e mettiamo in padella, facciamo la crosticina abbondante. Nel frattempo andiamo a frullare grossolanamente la carota, la cipolla e il sedano. Rigirato, messo un rametto di rosmarino, aspetto che diventa croccante anche dall'altra parte e vado a sfumare. Rigirato da tutte le parti, crosticina croccante, andiamo a versare del vino. Lasciamo evaporare velocemente, rigiriamo e mettiamo su un piatto da portata perché la stessa padella la utilizzeremo. Sullo strato di sale lasciamo evaporare, nel frattempo vado a frullare le carote, il sedano e la cipolla. Il vino evaporato e si è assorbito, adagiamo sul piatto. Ho aggiunto anche 4 champignon che nel frattempo ho trito. Possiamo fare anche tutto con un coltello. Per facilità io vado direttamente col mixer. Aggiungiamo ancora un filo d'olio e andiamo a versare le verdure tritate. Insaporiamo e misceliamo a fiamma abbastanza moderata e poi andiamo a versare sopra gli ossobuchi. Rosolato, adesso vado ad adagiare sopra il tutto i 4 pezzi che ho fatto di ossobuchi. Questo piatto, questo secondo, va bene per 3-4 persone. Ok? Adesso vado ad aggiungere la polpa di pomodoro o di salsa, quello che preferite. Rigiriamo e lasciamo cucinare piano piano da un'ora, un'ora e mezza. Ho aggiunto una foglia d'alloro, un pizzico di sale. Adesso copro, fra un quarto d'ora rigiro gli ossobuchi. Questo piatto praticamente io oggi lo cucino e lo mangeremo insieme alla polenta, ma il sughetto si può utilizzare per qualsiasi tipo di pasta o mangiarli semplicemente così. Procedo con la cottura. A dopo. Trascorso un quarto d'ora, da un quarto d'ora a 20 minuti, vado a rigirare l'ossobuco. Farò così tutte quante e lascerò minimo un'ora. Poi con la punta della forchetta entriamo, se è morbida possiamo spegnere, i nostri ossobuchi sono pronti. Aggiustiamo di sale, non molto perché un po' si asciugherà. Nel frattempo, a parte, questo è facoltativo, io vado a fare saltare 4 funghi ben rosolati e poi cucinerò la polenta. A più tardi. A parte prendo un paio di champignon, ma questo è facoltativo, li taglio abbastanza grossolanamente, li infarino e li faccio soffriggere con un filo d'olio. Se siete arrivati fino a qui mettete un commento, un bel like. La forchetta entra nell'ossobuco facilmente, come potete vedere il sugo sembra che ci sia un bel ragù, è pronto. Spengo, vado a far saltare i funghi velocemente. Nel frattempo, a parte, prendiamo la farina, infariniamo e versiamo in pochissimo olio i champignon e li facciamo diventare croccanti un paio di minuti e rimarranno ben dorati, croccanti fuori e morbidi dentro. Si potranno servire come contorno o insieme alla polenta e gli ossobuchi. Veloci da cucinare e da preparare. Porto l'acqua a ebollizione, 2 cucchiaini di sale e un cucchiaio di olio e verso a pioggia la farina di polenta precotta. Continuo a girare finché non si stacca dalle pareti e poi servo in tavola. La polenta è un piatto squisito che si può mangiare con la gorgonzola, col sugo, salsiccia, come si vuole. In questo caso io oggi la servo con gli ossobuchi. Veloce, gustosa e nutriente. In questo periodo va ancora bene. Un paio di secondi e siamo pronti per servire in tavola. Bentornati! Ho già preparato un piatto da servire in tavola. L'ossobuco, veramente tenero e saporito,
la polenta e ho aggiunto i funghetti, quelli che ho fatto saltare infarinati. Se la ricetta ti piace, condividi, lasciami un commento, che è sempre gradito, e ti fa crescere il canale. Sul canale troverai tante altre ricette, dal dolce al salato. Alla prossima ricetta dal canale di Virginia. E buon pranzo a tutti!